Benvenuti di nuovo su Evocarmi. Oggi bando alle ciance, parliamo del nuovissimo video con Chris Roberts e Sandy Gardner, pieno zeppo di informazioni per l'oramai imminente Squadron 42 e Star Citizen. Prima di cominciare lasciate un mi piace e commentate per supportare il nostro lavoro. Scrivete pure cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video e non dimenticate di attivare la campanella per rimanere aggiornati. Quando uscirà la patch 3.14? Adesso la build è solo per gli evocati, ma per metà luglio sarà in PTU per tutti. Robert dice: Horizon è stupenda e implementa la prima versione della tecnologia dedicata alle nuvole volumetriche. Questa tecnologia continuerà a migliorare nelle patch successive. Sarà molto più complicato di quello che vediamo su Microsoft Flight Simulator 2020, perché in Star Citizen dovremo fare i conti con dei pianeti in una scala molto più ampia e vogliamo fare in modo che le nuvole, come su Crusader, siano distinguibili da lontano e, man mano che ci avviciniamo ed entriamo in atmosfera, queste nuvole diventino interattive quando li si vola attraverso. Ovviamente, essendo una prima versione, ci sono ancora dei miglioramenti da fare. Per adesso le nuvole volumetriche saranno solo su Crusader, ma con le prossime patch verranno inserite anche su altri pianeti. E il server meshing? Hanno unito l'engine team e il networking team per un totale di 20 persone guidati da Clive, Chris Balti e Steve Humphries. Il server meshing sarà fondamentale per la stabilità dei server. Ora come ora, quando giochi nei server live, tutti i giocatori sono dispersi per Stanton e questo appesantisce molto il server perché deve calcolare diversi attori e oggetti che si muovono in continuazione. Ma il server meshing permetterà a diversi server di gestire differenti parti del sistema solare. Per esempio, Microtech e le sue lune avranno un server dedicato, come Crusader e i restanti pianeti. Nel futuro diverse parti di una sola città saranno divise in server dedicati, rendendo l'esperienza nel verse ancora più godibile. Se vi stesse chiedendo a che punto sono con il lavoro, non vi preoccupate, sono un ottimo punto, le funzioni di base sono già state create e testate e al momento stanno finendo di sviluppare il database del back-end, che loro chiamano Entity Graph, vecchio iCache. Il che permetterà al parco server di ricordare la posizione di ogni singolo oggetto, NPC e giocatore. La previsione data da Chris Roberts per queste funzionalità è per fine anno. Roberts aggiunge che quest'anno non ci sarà un CitizenCon fisico, ma sarà virtuale. Probabilmente sarà trasmesso su Twitch o YouTube in live streaming a ottobre. Cos'altro? Come prima cosa, nella 3.15 sarà implementato l'inventario personale. Potremo indossare o equipaggiare solo le armature e armi che riusciremo a mettere nello zaino o nelle rastrelliere all'interno delle navi. La modalità di equipaggiamento cambieranno radicalmente. Molto probabilmente verrà attivato un sistema di drag and drop sulle varie parti del corpo nell'interfaccia del Mobiglass. Per quanto riguarda il medical gameplay, nella 3.15 invece ci saranno diversi livelli di ferita e non tutte potranno essere guarite con il classico MedPen al momento utilizzato. Il gameplay sarà molto più profondo, dato che si potranno resuscitare anche i giocatori in base al livello di danno che hanno ricevuto. Per esempio, se veniamo atomizzati in un'esplosione, non avrebbe molto senso il fatto che un medico lì vicino ci possa riportare in vita. E qui entra in gioco il respawn. Se dovessimo invece morire in un modo dove il nostro corpo non esista più, ci risveglieremo in un ospedale come clone, dato che gli ospedali avranno un po' del nostro DNA, probabilmente grazie al Life Insurance, non quello delle navi, e potremmo rinascere fino a un massimo di 3 o 4 volte. Superate queste vite, non useremo più lo stesso personaggio, ma il suo successore, che potrebbe essere il figlio, un fratello o sorella. Ci sarà anche una meccanica di gioco che riguarda le morti meno tragiche. Per esempio, se muori congelato su un pianeta, puoi aspettare che qualcuno ti venga a prendere e ti porti in un ospedale. Non è chiaro se il discorso valga anche per navi come la Catras Red e Apollo. La notizia forse più bella è che Chris si trasferirà in Inghilterra con la sua famiglia, per aiutare a finire Squadron 42, ormai completo. Da diverso tempo aspettavamo una voce da parte di Chris Roberts e ci sentiamo di dire che è arrivata probabilmente nel momento migliore. Da Evocarmi è tutto, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video.